avete idea di quanto sono contento di aver trovato una 1300 nera rally o rally in queste condizioni veramente impeccabili, tutto come nuovo, tutto di serie. Anche l'assetto è la primissima cosa che si fa a un bel assetto, perché di serie uscivano uscivano altissime, uscivano con questi cerchi in latta che a me tra l'altro piacciono anche e usciva così perché si sapeva che poi sarebbero state impiegate in gara, e quindi via cerchi, via assetto, via sedili, via tutto. È proprio una filosofia adorabile ed è per questo che io ho sempre adorato le 106. Una macchina che mi mette un'allegria impensabile per il valore che ha e per la potenza che ha. Non ho mai guidato la 1300, ho sempre guidato le 1600 16 valvole, che quando ero ragazzino erano veramente un must. Ne impiegavano talmente tante nelle cronoscalate, nelle salite, che quando si andava a vederne una, e anche oggi, quasi annoiavano per quante se ne vedevano passare. Erano tutte 106 rally e da ragazzino, prima di provarle, mi domandavo come fosse possibile che davvero tutti scegliessero le piccole 106 per gareggiare. Poi mi sono dato risposta e adesso mi sto ricordando quello che già sapevo. Una particolarità che mi stupisce della guida della 106 è lo sterzo, che ci si aspetterebbe essere direttissimo e invece assolutamente no, è tutt'altro che diretto. Questo è un po' un controsenso, perché è una macchina che dovrebbe essere votata alla precisione, alla sensibilità, ed effettivamente non ha uno sterzo che potrei definire preciso e sensibile. Guardate qui, bisogna iniziare a girare il volante molto prima della curva, perché non si avrà una risposta diretta. Con l'assetto originale, che è molto morbido, c'è anche un discreto rollio e beccheggio, eppure ce la si sente addosso dai primi metri. È talmente piccola, raccolta intorno al pilota, si vede ogni ingombro da dentro, e la seduta è un po' alta, chiaramente anche questo perché era già previsto che sarebbe poi stata allestita con sedili da corsa, quindi molto più bassi, con volante a calice, quindi una seduta un po' più arretrata. E insomma è adorabile proprio per questa filosofia qui, con le basi giuste sulle quali i preparatori e le scuderie andavano poi a ricamare e a tirar fuori una macchina competitiva. Incredibile, un 1300 con questa rabbia. Non arriva a 900 kg, non arriva a 110 cavalli, eppure mi mette un'allegria addosso che pochissime macchine riescono a darmi. Per avere il divertimento giusto bisogna davvero chiederle tutto e guidare con il coltello tra i denti. Come tutte le francesi a trazione anteriore di quell'epoca, ha un ottimo cambio, super sfruttabile, che non ti dà mai noia. Si usa molto ovviamente perché si deve tenere sempre altissima di giri, non va mai lasciato il gas a metà curva, a meno che non si voglia fare i cretini apposta. Per essere efficaci bisogna entrare e uscire a ruote dritte. In staccata si scompone in tutti i modi, ti insegna insomma come vuole essere guidata, e non è assolutamente facile come sembra. Quindi andando bassi di giri non si va avanti, andando alti di giri si corre incontro al problema dell'alleggerimento del posteriore, e questo non la rende assolutamente una macchina sicura né facile da portare al limite, come magari si potrebbe pensare vedendo come volano i piloti in salita durante le cronoscalate. Ad ogni modo mi fa venire voglia di comprarmene una da usare tutti i giorni per fare il tragitto casa-lavoro, perché ti sa dare veramente le sensazioni che un appassionato di guida sportiva cerca anche nella guida quotidiana di tutti i giorni. Sarà perché io sono figlio di quegli anni, ma
le sensazioni che ti dà questo aggeggio qui a 60 all'ora, le sue dirette discendenti non te lo sanno dare. Non è una questione di romanticismo o di altro, è proprio che per come erano costruite e configurate queste qui non c'è storia, purtroppo, per noi che siamo ancora giovani in quest'epoca qui, di eguagliarle, perché è tutto troppo soffuso, è tutto troppo soffice, c'è sempre questa benedetta questione del comfort e della sicurezza. Io non posso fare pace col fatto che queste macchine qui avrebbero potuto avere un'evoluzione molto più naturale, molto più passionale, senza rinunciare alla moderna sicurezza e al moderno comfort. Invece queste due cose, che sono utili e necessarie, sono andate di pari passo con una perdita delle sensazioni, e questa cosa non può andare bene. Non possono diventare tutte degli aeroplani. È lentissima a salire di giri, probabilmente la sua attuale erede nella versione peggiore potrebbe starle davanti senza il minimo sforzo a livello di motore e di spinta, ma non è questo il punto. Il punto è che trasmissioni da ipercar con palette al volante, cerchi grossi come quelli di un Hammer, dischi grossi come cerchi e 1000 marchingegni infernali non tengono botta con la linea sobria e semplice delle sportive anni 90. Con prestazioni enormemente più basse sapevano ancora dare sensazioni che 20 anni dopo ci fanno ancora sorridere. E sono sicuro che chiunque di voi abbia avuto o ha tuttora una 106 non ne sia mai rimasto deluso. Quando si va a frenare forte su una curva larga è automatico che il posteriore inizia a scartare verso l'esterno, ed è il principale errore e la principale fonte di incidenti sulla serie 106 come anche Saxo. Non vi posso nascondere che a me questa cosa piace tantissimo. Io la adoro questa macchina. La adoro. Una volta che trova la sua posizione d'appoggio giusta, mantiene la traiettoria senza il minimo problema e le si può dare tutto il gas che si vuole. Certo, non è una furia se parliamo di velocità pura, ma come tutti sappiamo Peugeot non si fermò qui, andò avanti sviluppando la 1006 8 valvole e quella che io preferisco sia esteticamente che meccanicamente, la meravigliosa 1006 16 valvole. Ok, stop.